Ciao da Mr. Helmet. Non so se vi ricordate di me, sono quello di Tanal Aramco, di With You, di Rocket e di altre anticipazioni come quella su MV Augusta, per dirvi che sono un curiosone e anche un po' nerd e alla fine inciampo su certe cose, sempre io. Oggi parleremo di una bellissima novità, l'accoppiata criptodata RNF Aprilia. Questa qui, ok? Per intenderci, per farvi capire di che cosa parlerò e tenervi qui perché il video sarà lungo, inizierò con una domanda. Lo sanno Dorna, Razzali, Aprilia, Rivola, Piaggio, che ne so, Colanino, che da quanto so non ama le criptovalute, tutti insomma che il nuovo sponsor Dorna, nonché proprietario del team clienti Aprilia, ha una reputazione terribile in merito ai suoi prodotti e servizi ed un passato in quello che sembra essere proprio una mega truffa mondiale basata su oro e criptovalute. Lo sanno? Non lo so. Se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet tramite lo shop, le donazioni se vi va, i super stickers, i super grazie e l'abbonamento. Ok? Una volta si spendevano tanti soldi in più per le riviste di moto, adesso bastano dai 6 ai 20 centesimi al giorno per supportare un'informazione libera. Queste cose sono sicuro non ve le dirà nessuno. Ok? Allora, questo articolo è video raccontato live in presa diretta, quindi non ci sono tagli, non ci sono montaggi, non ci sono correzioni, è come se fosse in diretta in una presentation, quindi abbiate pazienza. Andiamo subito al punto. Le vicende di Razzali e del suo team, che adesso è con Aprilia e non è più suo, le conoscete tutti. Prima Petronas, che è durato 2 anni, e poi è fuggito. Poi With You Energy, che aveva chiesto un prestito di 5 milioni per fare varie sponsorizzazioni, fra cui la MotoGP e altri sport. Fallito anche With You. Trovate gli articoli di Mr. Helmet che lo anticipo, vi metto tutti i link ai video, tranquilli. E adesso uno sponsor molto interessante che è entrato in MotoGP e si tratta di Criptodata, che è un'azienda rumena che ha sponsorizzato il GP d'Austria e ha altri 2 anni di contratto e poi addirittura è entrata nel team RNF. Ecco alcuni articoli, sono tantissimi, quasi quanti ne hanno scritti per Tanal. Criptodata diventa il team majority shareholder, quindi il maggiore azionista, ma anche Criptodata acquista la maggioranza del team RNF, Razzali resta al timone, questa Formula Passion. Poi c'è il comunicato stesso di Criptodata, viene acquisita la maggioranza, Criptodata RNF Aprilia partnership dal 2023, Criptodata prende la maggior parte, scrive Motorsport, sì, va bene. E poi tutto sport, attenzione, la doppia scommessa della Crypto Aprilia, senza sapere, ovviamente inconsapevolmente, tutto sport la indovina, ok? Allora, è importante perché Criptodata non è semplicemente entrato come sponsor di Dorna, né semplicemente come semplice sponsor di Razzali, ma addirittura come azionista di maggioranza che decide tutto, lo dice, noi decidiamo nelle interviste. E quindi lo leggo questo nelle interviste sui siti rumeni e non solo. I capi di Criptodata sono Ovidiu Toma, quello a sinistra, che dice di essere campione di automobilismo e di rally nel suo paese. Vediamo un po', ve lo faccio vedere. Praticamente campione di automobilismo nel suo paese, e praticamente Bogdan Maruntis, che dice di essere pilota di jet da combattimento. Non ho trovato questi risultati sportivi, però io non sono molto bravo a trovare le cose su internet. Però ecco, ex campione nazionale di automobilismo, rally di velocità, ha fatto il suo concept car, tutta una serie di cose molto molto importanti. Ok,
Toma viene definito anche come uno degli uomini più preparati in Romania dal punto di vista dell'informatica e delle criptovalute, di cui però dice di non occuparsi, anche se a me risulta il contrario. Ricco da essere invitato alle feste dei miliardari, sposato con la figlia di uno degli ex uomini più ricchi di Romania, ok? Eccolo qua, appena uscito di galera per la seconda volta per riciclaggio, estorsione, evasione fiscale, però va bene. Per Cryptodata, attenzione, si parla di qualcosa di 50 milioni. Attenzione, 50 milioni in 4 anni, ok? Per molto di più del 50% del team di Razzali, cioè in proporzione anche più degli 80 milioni messi, ma poi non messi da Tanal Aramco per sponsorizzare Valentino. Poi abbiamo visto come è andata a finire. Qui però i soldi ci sono. Dice Toma a Mediaflux, che è una rivista molto sponsorizzata dalla stessa Cryptodata, come quasi tutte quelle romene che parlano di lui, dice che praticamente, eccolo qua, ve lo faccio vedere in tempo reale, così non, diciamo, non ci sono dubbi sul fatto che i pezzi siano esistenti. Premiere di 50 milioni di euro, dice l'ambizione personale e l'investimento equivale a un'esposizione, quindi non a un prezzo, possiamo divulgare, dice, possiamo divulgare il prezzo, ma l'esposizione è di 50 milioni di euro per 4 anni, questa è l'esposizione che abbiamo, non possiamo rilevare l'importo del contratto, ma è piuttosto elevato ed è uno sforzo molto grande che abbiamo fatto proprio per esporre i nostri prodotti e servizi know-how al mondo intero. Ovviamente la transazione non è stata effettuata in criptovaluta, non produciamo criptovalute, produciamo crittografia, quindi le apparecchiature sono sicure, tecnologia blockchain, eccetera, eccetera. Ok? Questo è. Poi ci sono le varie dichiarazioni, ma insomma sono 50 milioni. Ok? Allora, continuiamo la nostra avventura qui. Eccolo qui. Ok? Oh, questo va bene, è Toma con una magnifica poltrona. L'unica cosa che non capisco è che non può rilevare la cifra, però dice che sono 40 milioni, 50 milioni per 4 anni. Non ho capito se è la sponsorizzazione oppure 50 milioni sono l'acquisto della maggioranza del team. Dice che non è un business finanziario, è tecnico, però si compra un team per fare marketing, quindi è un business di comunicazione. Dice che è molto lontano dalle criptovalute, ma fornisce servizi a chi fa criptovalute e inoltre ha un bel passato nelle criptovalute e fa del mining a pagamento tramite criptovalute. Ovidio Toma questo passato nelle criptovalute ce l'ha, è come se ce l'ha e continua ad avere un coinvolgimento in una cosa che si chiama Xiden, che altro non è che un sistema di blockchain, ma se guardate bene è fatta di token con la moneta, ed è questa qui. Ok? Per me che faccio l'analista di marketing, attenzione, è una cosa, Cryptodata è una cosa molto interessante per il mio lavoro. Io mi occupo di analisi dati e metrics, quindi mi sono andato a vedere cosa fa e mi sono chiesto se per un'azienda simile abbia senso non solo sponsorizzare la MotoGP, ma comprare addirittura un team. Quanto vale il team di Razzali se non ti bastano 50 milioni per comprartelo tutto? Dice Cryptodata di se stessa, ok? Acquisizione di startup, va bene, questi sono i fondatori, acquisizione di startup, ricerca e sviluppo, ok, blockchain, dati criptati, tutto abbastanza generico. È evidente che nessuno di noi vuole fare la parte di quello che non capisce l'innovazione, quindi se lo fa piacere, faccio finta di aver capito anch'io quali servizi fa questa azienda. 150 dipendenti, operazioni in 24 nazioni, 14 sedi in tutto il mondo, una multinazionale, anche se come indirizzo ho trovato solo quello in Romania, non c'è neanche un indirizzo delle 14 nazioni che vedete qui. Però va bene, non sono molto bravo a trovare le cose su internet. 200 milioni è il valore che l'azienda dichiara di avere, però stranamente non c'è fatturato, non c'è EBITDA e non c'è nessun altro dato finanziario, eppure una multinazionale. Mi chiedo,
chi ha deciso questo valore di 200 milioni di euro? Come fa un'azienda che vale 200 milioni di euro nel suo complesso a sponsorizzare per 50, anche spalmando questa cifra? Boh. Quali di questi due dati, 50 e 200, non è verosimile? A parte le leggi che lo consentono, per sponsorizzare 50 milioni vuol dire che devi fatturare 1 miliardo. E quindi io vi dico, CryptoData ha preso un finanziamento europeo di 5 milioni, ok, magari i soldi sono quelli, ma non fa lubrificanti, carburanti, bibiti o prodotti di massa, quindi non capisco se c'è un CDA che ha approvato questo acquisto di un team oppure non c'è. Per me i soldi ci sono, però solo non capisco le motivazioni di marketing, perché qui Bank of Energy sulla destra sono dei baracchini dove tu puoi caricare i cellulari. I prodotti ve li raccomando, dopo vi faccio vedere di che si tratta. L'automobile è un mock-up e non è stata mai prodotta. La blockchain non viene spiegata, i dati criptati sono un software cinese e la sentiment analysis è un'attività normalissima che si può fare con un software anche già esistente e lo fanno tutte le web agency, ok? Quindi fondamentalmente non ho capito, a parte moltissimi nomi, Xiden è una piattaforma di blockchain a pagamento di multilevel, Tinker una volta era un'altra cosa, Seeker Sale è un multilevel marketing, l'automobile Momentum non esiste, la Bank of Energy vi ho già spiegato che sono dei baracchini, i device criptati poi dopo ve ne parlo, e Whisper è un'applicazione che dice di avere 1 milione di download ma ne ha 50.000. Ok, quindi io sono anche abbastanza così perplesso. Per lavoro io ho trovato subito interessanti i progetti di CryptoData perché è il mio lavoro, però guardando il sito dove compaiono 1000 volte le parole crypto, blockchain, security, buzz, insomma sono buzzwords, cioè parole usate per fare SEO, ottimizzazione nei motori, quindi trovo moltissime somiglianze con cose che non sono proprio andate bene. Ci sono tantissimi contenuti sponsorizzati sul web, 1000 partnership non spiegate, sicuramente mi sbaglio io. Un'auto elettrica che ovviamente non è stata prodotta, quindi l'auto c'è sempre, l'auto non manca mai, ma sicuramente mi sbaglio io. So che l'auto la volete vedere e quindi ve la faccio vedere. Ci sono un sacco di articoli di giornale di qualche anno fa su progetti fantastici che non sono ancora partiti, come quello del cellulare low cost Tinker, presentato 3 anni fa e mai prodotto, ok? Doveva essere prodotto a settembre, ma nel mese successivo all'articolo, ma non è mai uscito. Però adesso Tinker non è più un cellulare, ma è diventato un'altra cosa. Va bene. E poi c'è il core business mai spiegato veramente, quindi cose tecnologiche, parole tecnologiche, ma quali non è chiaro. Quindi tanti termini tecnologici come quelli che vanno di moda adesso, che se non ne fai parte sei un dinosauro. Allora, voglio dirvi una cosa, attenzione, è molto importante. Vi ricordate Tanal Aramco? C'era il mistero dei giganteschi progetti edilizi in Oriente che se non li capivi eri un coglione. In questo caso sono sostituiti dalla blockchain e dalle criptovalute, quindi è sempre molto difficile fare la parte di un cretino che non capisce. Quindi in questo caso tu fai la brutta figura perché dichiari di non capire esattamente da dove arrivano questa blockchain, le criptovalute, quindi per non passare da boomer tutti noi accettiamo questi modelli di business del futuro, di queste aziende anche quando non li capiamo. Ma CryptoData non si occupa di criptovalute, si occupa di criptaggio dati, eppure non c'è nessun servizio in vendita a riguardo. È il primo caso al mondo di un software, di una tecnologia di cui non parla nessuno, una tecnologia di criptaggio dati open source, che però il codice non si vede, quindi open source senza far vedere il codice. Ok, nessuno parla di CryptoData tranne CryptoData stessa. Cisco, Kaspersky, BitLocker, Vircom sono software che uso io. Trovate le recensioni e i loro prodotti in vendita oltre alle aziende che li usano. Di CryptoData non ho trovato quasi niente, ma io non sono molto bravo a trovare le cose su internet e chiedo scusa. Attenzione, una cosa, diciamo, c'è un'applicazione per messaggistica criptata che si chiama Whisper, che però ha 50.000, lo vedete qui, non lo dico io, lo dice Google Play, 50.000 download su Android, e sono un po' pochini per fatturare dei milioni, dato che quelle che stanno in top 10
diciamo, hanno diversi miliardi di download. La mia applicazione BikeTweet, che l'ho chiusa perché non mi conveniva, ne aveva 12.000 di download. Tenete conto di questo. Quindi la rivista Mediaflux, che ormai abbiamo scoperto essere sponsorizzata da CryptoData, dice che Whisper è l'alternativa romena a WhatsApp e che praticamente ha 1 milione di utenti, lo dice, eccolo qui, lo dice Mediaflux. Abbiamo scoperto che è una rivista sponsorizzata da CryptoData. Dice, eccolo qui, non funziona mai WhatsApp, per fortuna c'è CryptoData che ha raggiunto 1 milione di utenti contro i 2 milioni di WhatsApp, quindi i 2 milioni di utenti nel 2021 di WhatsApp. Ecco, questa, se permettete, diciamo che è una strozzata, perché in realtà Whisper di utenti ne ha 50.000 e invece WhatsApp ne ha 5 miliardi. Ok, quindi io direi che sotto questo aspetto diciamo che siamo anche abbastanza lontani. Fermi tutti, il sito CryptoData una cosa la vende dei cellulari e dei computer, per tutti insomma sono color oro e nero, ricordatevi questi colori, ok? Il Tinker a 1.700 euro con una tecnologia del 2016, il Basm 999 euro con una tecnologia del 2016, un i3, e l'Impulse un telefono con una tecnologia del 2016. Poi questo è il Minter costa 600 euro ed è un mini router da 30 euro, una chiavetta chiamata Privacy Key, che però è una chiavetta USB, e un altro cellulare col prezzo di un iPhone, e va bene. Allora, io avrei anche voluto comprarli questi prodotti, ma ho rinunciato perché sono quelli che usavo 5 anni fa, con un sistema operativo che non trova riscontro da nessuna parte, e dei super software di cui però, a parte l'azienda stessa, non parla nessuno. E allora ho fatto la cosa che fanno tutti: ho cercato le recensioni dei prodotti, e di tutti i prodotti al mondo c'è una recensione su YouTube, ma non dei cellulari venduti da CryptoData. Ci sono solo i video di presentazione dell'azienda che parla di sé, e ha riempito YouTube di video in cui spesso i commenti sono disabilitati, chissà perché. In verità il telefono Impulse ha 2 recensioni di quello vecchio, di cui una sponsorizzata, mentre del notebook c'è qualche unboxing, ma nessuno spiega mai niente. Praticamente il telefono è un vecchio Android made in Cina, si puoi mettere delle chiavette, un Android dove puoi caricare le applicazioni che dice CryptoData, e quindi grazie al fisco che è sicuro. Quindi il telefono però è un disastro, non fa quello che promette. Vi metto il link nel video, anzi nel pezzo, alla recensione, così vedete. Se volete potete andare a vedere anche cosa dicono le recensioni su Purism, che è un posto in cui, diciamo, tutti gli utenti di Android e di PC esprimono le loro opinioni, o su Reddit. Ricordi il telefono blockchain che tutti prendevano in giro qualche tempo fa? Eccone un altro che fa ridere, ed è il modello nuovo. Non corrispondono le funzionalità, non corrisponde la scheda tecnica con quello che c'è nel telefono, insomma. Vi metto tutti i link, non vi preoccupate. C'è anche un modello nuovo, ma non c'è nessuna recensione vera. Android Authority dice che praticamente non ha senso avere un voice over blockchain protocol, perché non serve a niente. Dice che ci sono 2 aziende che producono questi telefonini, ma di certo non è elencata CryptoData. Colpa di Android Authority. Va bene, lo stesso discorso che facciamo sui cellulari lo possiamo fare sugli altri prodotti, ossia notebook e mini PC, in vendita, ve l'ho detto già prima, molto cari sul sito CryptoData, ma scontatissimi altrove. Se qualcuno ne avesse comprato uno recensito per davvero e non senza, diciamo così, commissione, magari me lo fa vedere. Volete poi vedere cosa pensano di CryptoData.com? Bugie, truffa, banche, smettetela di prestare soldi, unisciti in azione legale, vendono il Minter, che è un router da 35 euro, adesso è obsoleto già nel 2018, adesso siamo nel 2023, quindi vedete un po'.
e poi questa è stata anche aggiornata, questa recensione. Spiega benissimo tutto il business, come è fatto, tutto lo scam. Su cryptodata.ro hanno dovuto cambiare un bunch of scammer, truffatori, azienda falsa, non investite. Va bene, non vado avanti, però adesso la cosa più interessante dei prodotti CryptoData, la scatola, il telefono e anche tutti i prodotti venduti da CryptoData sulla scatola svelavano, adesso le cose stanno un po' cambiando mano a mano che finiscono le scatole, un segreto che mi ha incuriosito molto e anche si chiama Karatbars. Vi metto il video negli link con tutte le fonti e lo vedete. Karatbars, eccolo qui. Questi telefonini e computer che adesso sono in vendita altro non sono che parte di un kit che un investitore riceveva dopo aver aderito a Karatbars. Karatbars. Che cos'è Karatbars? Karatbars se lo chiede anche Investor Reports e dice che praticamente, ve lo faccio vedere cosa dice Investor Report, dice che Karatbars è praticamente il più grande schema piramidale basato sull'oro di tutti i tempi, quindi una più grandissima truffa. Per leggere tutto questo, dove c'è scritto tutto, dati, furti, robe, nomi, cognomi, fondatori, fra cui anche i nostri amici, ci dovete mettere qualche ora, ok? Ma io continuo con la mia presentazione e continuo a raccontarvi le cose. Che cos'è Karatbars? Quindi fondata nel 2011 da un ex venditore di aspirapolveri tedesco e dai fondatori Alex Body, che poi è andato in galera per criminalità organizzata, sfruttamento della prostituzione, traffico di esseri umani ed estorsione e minacce, uno dei soci, e Ovidiu Toma, attuale capo di CryptoData. Karatbars cosa faceva? Fregava i clienti tramite lingotti d'oro, quindi offriva ai clienti lingotti d'oro piccoli e diceva che poi li potevano convertire in una criptovaluta in seguito. Prima era un semplice multilevel, poi si è trasformato in una truffa verso la criptovaluta e ha chiuso un po' di anni fa. Quindi Karatbars International ha creato la supervaluta chiamata Karat Gold insieme a Ovidiu Toma, e la valuta digitale è iniziata a essere scambiata nel 2018, quando ha iniziato a collaborare Ovidiu Toma, ed è stata quotata in alcune borse locali. Quindi la promessa di Karatbars qual era? Di consentire i pagamenti virtuali basati sull'oro che avrebbero cambiato il mondo. Quindi sfortunatamente per chi ci ha creduto non è successo, nonostante Karatbars dicesse di avere 400 tonnellate d'oro, che sono di più di quelle che ha il Regno Unito in un caveau, proveniente da una miniera in Madagascar. Fidatevi, non esisteva il caveau e non esisteva la miniera. Per darvi un buco diciamo, del lavoretto che è stato fatto da Karatbars tramite questa criptovaluta, dovete sapere che se la sua moneta fosse vera, quindi garantita, per ripagare tutti gli investitori, la società Karatbars avrebbe bisogno di possedere 5,76 miliardi in oro. Ma cosa c'entra CryptoData? CryptoData e Karatbars hanno in comune uno dei fondatori, Ovidiu Toma, anche se dice di non essere fondatore, ma lo vedremo. E in CryptoData è praticamente il CTO, il capo della tecnologia, cioè quello che gestiva tutta la parte tecnologica di quando questi vendevano oro, hanno deciso di passare alla criptovaluta. Quindi Ovidiu Toma è il più grande esperto di criptovalute di tutta la Romania, lo dice lui, come fa scrivere dal suo giornale sponsorizzato Mediaflux. Allora, tutta la tecnologia di Karatbars, inclusi i telefonini, PC che venivano venduti con il kit del piccolo investitore lingottoso, eccolo qui, cioè tu ti compravi un kit con un lingottino e tutti gli strumenti per investire, trafficare, criptovaluta, l'oro prodotta convertibile in oro, così, ecco il telefono di Karatbars, che è lo stesso telefono con la chiavetta in culo di CryptoData, ok? Poi c'è il blockchain laptop, che è lo stesso laptop che avete visto prima, e quindi poi c'è anche una specie di kit sborone
il kit Premium Professional Package con delle monete finte, un orologio finto di finto valore, dei micro lingottini sulla destra dentro delle carte e anche gli occhiali per fare lo sborone, quindi occhiali in similoro per fare lo sborone. Poi quando avevi abbastanza criptovalute andavi in un bancomat che nella loro mente digitavi i codici e ti scendevano i lingotti d'oro, ok? O te li facevi accreditare tramite una carta di credito, addirittura Mastercard. Questo è il bancomat, il baracchino dell'oro. Ah, attenzione, questi qui hanno dato una fregatura anche in Italia, tranne il signor Walter Boz, mi pare che era, non so se era una fregatura, ma comunque era un loro operatore. Quindi ovviamente dopo che Karatbars è saltata e che uno dei soci è andato in galera per criminalità organizzata, traffico di esseri umani, eccetera, Ovidio Toma dice che non c'entra e che lui vendeva solo i telefonini e ha collaborato per un solo anno, però qui è presentato come CTO, quindi Chief Technology Officer, in un evento organizzato da Karatbars. Quindi non sono io quello che viene presentato come CTO e non sono io quello con il lingotto d'oro in mano vicino al fondatore di Karatbars, Harald Seiz, cofondatore, e qui in un evento, ok? E non sono io quello in barca con sempre Ape, il presidente del board, Alex Body, quello arrestato, abbiamo detto, e poi il signor Toma. Poi ci sono tutti un sacco di video, se volete vi metto il link nel pezzo e vi faccio vedere, sono tutte dichiarazioni di Karatbars, ok? Giusto per essere preciso. Non sono nemmeno io che faccio operazioni di mining per conto di Karatbars in Romania e mi riprendo poi postato dallo stesso Karatbars, quindi non sono nemmeno io quello con la Bentley o Bugatti, non lo so, che ho scritto Gold Standard Bank, la banca di Karatbars, insieme a Cryptodata Electronics. Vi metto il video, anzi ve lo posso anche far vedere perché We on fire. Step up in the party, step up in the party. ve lo metto senza audio così, ecco, Cryptodata, l'abbiamo visto, questi sono i signori, questo è il signor Toma con gli occhiali tamarri del kit, sono gli stessi, queste cose qui, i lingotti d'oro ci stanno, questo è il telefonino, viene presentato, vediamo un po', ok, poi dopo c'è la parte, dopo si magna chiaramente a questi eventi, poi fanno tutti, telefonano, c'è una specie di Miss Romania dell'Est, così vado avanti, poi ve lo metto questo video, ma se vi può interessare, i cellulari, ecco, questo è il signor Toma che comunque lui non c'entrava molto, però è sul palco a presentare e quindi va bene, diciamo che ve lo posso togliere questo. Continuo la mia presentazione. E non sono nemmeno io, chiaramente, senza ovviamente senza dirvelo, quello con il lingottone gigante insieme ad Alex Body, quello che hanno poi messo al gabbio per estorsione, traffico di esseri umani, eccetera, socio di Toma, come dice la stampa romena. Il socio in affari di Alex Body è nel deserto con la figlia di un famoso miliardario, mentre Alex Body dietro le sbarre, accusato di traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione, ricatto, estorsione. Vabbè, il suo socio in affari cammina tranquillo. Socio in affari non lo dico io. Ok? Quindi tendenzialmente non lo dico io. Allora, anche se io ho 10 volte le informazioni che vi ho raccontato, non entrerò in ulteriori dettagli di banche, società parallele, fondi controllate, cause, per non annoiarvi, penso che vi ho già annoiato abbastanza. Però vi devo dire che, visti i risultati, Karatbars ha avuto l'ordine di cessare le operazioni in Germania, Olanda, Sudafrica, Canada e un altro bel po' di nazioni. In altre nazioni del Sud America sono molto incazzati e lo dice The Guardian, ok? Lo vedete qui a sinistra, non è che lo dico io. Lo dice MLM, che è un blog specializzato di multilevel marketing. Non voglio, diciamo così, trarre conclusioni, ma se digitate Karatbars su Google trovate 33.000 risultati e vi dice chi ha fondato, chi ha fatto parte di chi, eccetera. Quindi tenete conto che
Queste vicende sulle criptovalute e su queste truffe sono molto recenti, 2020, 2021, 2022, quindi non ci sono sentenze definitive, ma ci sono molti provvedimenti governativi, molte denunce, insomma, molti procedimenti aperti, quindi le cose si dovranno anche vedere come andrà. I fondatori di Karatbars, nonostante non siano riusciti a garantire quanto promesso, hanno fatto fortuna. Alcuni di questi si sono dati, altri hanno aperto nuove società, altri hanno detto di non essere mai stati fondatori, ma di fatto mancano all'appello, da quello che dico io, qualcosa come 1,4 tonnellate d'oro, che non vi sforzate, ma sono circa 80 milioni di euro. Come verranno usati questi 80 milioni di euro? Ok, prima mi sono chiesto, ha senso per un'azienda che vende telefonini per la blockchain, ammesso che abbiano senso questi telefonini per la blockchain, perché abbiamo visto che molto senso non ce l'hanno, che secondo molti non funzionano e di cui non c'è nemmeno una recensione da nessuna parte, comprare un intero team per farsi pubblicità, cioè non basta la sponsorizzazione, ti devi comprare il team? Boh. Adesso mi chiedo, sono scemo io se mi domando se c'è un nesso finanziario fra Karatbars e Cryptodata, visto che per la parte tecnologica c'è la stessa persona di mezzo? Un'altra cosa che mi chiedo io, lo sa Dorna, che è uno dei suoi sponsor, lo sa Dorna, Aprilia, Piaggio, Rivola, Colanino, tutti, insomma, tutti, Espeleta, lo sanno che uno dei loro sponsor è proprietario di team, ha questo tipo di passato? Quindi la domanda che mi chiedo è questa qua, ok? Quindi, perché poi alla fine Carmelo dice, ok, l'accordo che Razlan Razali ha raggiunto con Cryptodata gli consente di mantenere la fattibilità e la presenza del suo progetto in MotoGP. Ok, siamo lieti di vedere un nuovo sponsor supportare una squadra, in particolare quella che Dorna ha portato al campionato, quindi l'ha portato Dorna questo sponsor. Siamo contenti del rapporto con Cryptodata al Gran Premio d'Austria, hanno idea di sviluppare l'idea di mettere insieme le cose con l'Aprilia al prossimo anno, questa era di qualche mese fa, la stabilità necessaria per la MotoGP, un caloroso benvenuto per Cryptodata in MotoGP. Il fatto che non stiano limitando la loro partecipazione solo all'area sponsorizzazione, ma a un intero team, dimostra l'importanza del motorsport e della MotoGP in particolare. Sappiamo che Razali aveva molte richieste e che crediamo che abbia scelto l'opzione migliore per il futuro e la sua struttura. Sì, ma cioè, non ti chiedi perché è stata fatta un'operazione del genere, cioè, quindi vuol dire Razali lo sa, lo sanno Aprilia, lo sa Rivola, Piaggio, Colanino, Espeleta, tutti gli Espeleta, che sono tanti, che il loro interlocutore, ovvero il nuovo proprietario decisore, come dice, del team clienti, ha questo tipo di curriculum e che non è vero che non tratta criptovaluta. Ok, sicuramente mi sbaglio io e sono a disposizione per repliche e spiegazioni, però diciamo, voglio capire come mai non c'è stato ancora una volta neanche un giretto su Trustpilot, su Reddit, per valutare questi interlocutori e il loro passato, o magari anche verificarlo, eccetera, perché sicuramente mi sbaglio io, sono a disposizione per repliche e spiegazioni. Se qualcuno mi dice che devo stare tranquillo, per me va bene. Nel frattempo loro fanno tutti il pollicione. Io sono qui, se qualcuno vuole darmi delle spiegazioni e darmi delle, come posso dire, dei chiarimenti comprensibili e realistici su quello che ho detto, o delle smentite, io sono qua e chiedo scusa addirittura in anticipo. Non sono molto bravo a cercare le cose su internet, ok? Ciao da Mr. Helmet.